Internet è la tecnologia che ha accorciato le distanze tra gli uomini, unendo le persone come mai era accaduto prima nella storia. Una tecnologia inclusiva che ha permesso a molti paesi in via di sviluppo di entrare a far parte dei mercati economicamente più avanzati. Eppure, a fronte dei 513 milioni di utenti internet che oggi popolano la rete, meno dell'1% si connette dall'Africa, relegando il continente in una posizione sempre più isolata e sempre più esposta alle conseguenze della povertà e di una politica che diventa ogni giorno più violenta. Date queste premesse, chi mai sarebbe disposto a scommettere su una rinascita tecnologica proprio in Africa? Very interested in the intersection between technology and the possibilities for activism among young people in Africa. I'm motivated purely by the love of my country. It's home. And like I said before, I feel like I have an obligation to play my role in helping it become a better place, if not for me, at least for the ones who are coming behind me. L'Africa oggi vive uno dei suoi momenti di maggiore crisi. Fame, povertà e malattie non permettono al paese di progredire. Inoltre, il continente africano è lo scenario di numerose guerre che si protraggono ormai da anni. In Darfur, ad esempio, la guerra iniziata nel 2003 è tutt'altro che prossima alla fine. O in Somalia, dove si combatte ormai da quasi 20 anni e ancora non si prospetta una soluzione politica praticabile. Si individuano inoltre altri focolai di guerra, lì dove i governi mancano di legittimazione. Uomini saliti al potere grazie a colpi di Stato o a elezioni truccate. Ma c'è una donna che non si arrende all'idea di vedere morire in questo modo l'Africa, credendo fermamente nella possibilità di un riscatto del proprio paese, un riscatto che potrebbe iniziare proprio da Internet. Internet can do anything for anybody. It just depends on how the person at the end of it chooses to utilize it. Lei è Ory Okolloh, oggi vive a Johannesburg, ma è nata in Kenya, dove ha fondato Ushaidi, una piattaforma libera e gratuita concepita per aggregare e monitorare le informazioni durante situazioni di crisi. Si basa su segnalazioni geolocalizzate inserite dagli utenti, che poi vengono arricchite di report e approfondimenti. Ushaidi is a software or a platform that allows people to report on events, whether they're crisis events or any events that are happening around them, either via the web, so or via email, or via mobile phone, or via Twitter. We just added a functionality that allows people to call in reports. And these reports are then visualized or appear on a map, so it allows you to get a sense of what's happening in a particular geographic area. So for instance, during an election, it can be used by citizens to report on cases of fraud that they've witnessed around a particular polling station with their phones. It can also be used to report on, how well the election went. The idea basically is to give citizens voice to report, the ability to report on events around them. Ed infatti Ushaidi in lingua swahili vuol dire proprio testimoniare, per informare e fronteggiare le situazioni di crisi e di emergenza in modo indipendente e in tempo reale, ovunque i fatti si verifichino. Ma com'è nata a Ory Okolloh l'idea di realizzare questo software? The idea of Ushaidi came about during the post-election violence in Kenya in late 2007, early 2008. And we hadn't anticipated that the election would be rigged and that violence would break out. And immediately the violence broke out. I started reporting about it on my blog and then opened it up for my readers to send in the reports of what they were seeing, because what we were hearing in the news and what we were seeing and the reports we were getting from our family and friends around the country was two very different things. At that time, things like Skype were banned in Kenya. The government was refusing to release the Wi-Fi spectrum because it was owned by the military. Soon the number of comments coming into my blog and reports, the volume just became too much. And I thought, well, if this is just people sending in reports to me, one person, internet access was limited. What if there was a way that people could send in these reports directly to a website, ideally through their mobile phones? Mentre il paese affonda nella sua notte tribale, un gruppo di giovani programmatori guidati da Ory Okolloh decide che è ora di accendere la luce. Bisogna far sapere cosa e dove accade, quali sono le città in fiamme, dove si accumulano i morti e in che villaggi si segnalano le prime iniziative di pace.
Da questa esigenza nasce Ushaidi, un software messo a punto da un gruppo di persone che danno così inizio ad una rivoluzione tecnologica nel continente più povero del mondo, ottenendo un successo che supera le stesse previsioni di Ory Okolloh. Given the fact that we had zero budget and we weren't able to get onto the media to spread the word around and reach the whole country, we did still get, several hundred reports during that time. But I think what was important was that we demonstrated the power of giving the ability of people to tell their own story from where they were. Il successo di Ushaidi infatti è planetario. Da quando è stato messo online per monitorare le violenze in Kenya, la piattaforma ha mappato i massacri di Gaza per Al Jazeera, la guerra civile in Congo, il terremoto del Cile, ma anche la penuria di farmaci in Africa orientale, le elezioni in Afghanistan e in India. Molto presto Ushaidi sbarcherà anche in Italia, dove sarà impegnato per fronteggiare la grave emergenza dei rifiuti in Campania, per creare un sistema capace di gestire flussi di informazioni sulle discariche. I think I'm particularly proud of the fact that we've always been open source and not proprietary, which means we're available to anybody to use. I'm proud of the fact that it was a software tool that was built by Kenyans and Africans originally, and for once we are exporting software to the rest of the world rather than people bringing in solutions to us. Nel 2008 Ory Okolloh lanciava il suo appello ai navigatori africani. Oggi quello sforzo collettivo ha prodotto una comunità di persone che vuole poter raccontare il proprio paese, tenerlo sott'occhio e testimoniare qualunque cosa sia ritenuta importante. Ma chi è la donna che ha reso tutto questo possibile? Did study in the US. If I have a background in law and in doing human rights work, if I had decided to stay there, I'd probably be working as a lawyer in one of the big firms in the US, or by this point have transitioned into some form of government or public service work in the United States. Ory ha davanti a sé un futuro promettente. Dopo la maturità conseguita alla scuola pubblica di Nairobi, in Kenya, riesce ad essere ammessa nelle prestigiose università di Pittsburgh e poi nella Law School di Harvard. Dopo la laurea viene anche chiamata a Covington and Burling, il più celebre studio legale della capitale. Eppure, nonostante tutte queste premesse, la ragazza venuta da Nairobi sente che quello non è il suo destino, che la sua vera missione è fare qualcosa per l'Africa. I decided to go back to Kenya after graduating because I felt I could do my most fulfilling work in Africa, and I felt that I could have a bigger impact in Kenya and in Africa as compared to being just another lawyer in Washington, D.C. I also felt I had a responsibility to sort of give back to my community and instead of just complaining, try and find ways to make things better as far as all the challenges that are facing Kenya and the continent. Kenya is a country with enormous potential, beautiful country, but facing huge challenges, especially when it comes to young people and the lack of opportunities for them, whether it's in education and in jobs, and the challenge of poor political leadership and corruption. Oggi Ory Okolloh è tra le blogger più importanti del paese e anche se è consapevole che internet non può essere la soluzione per tutti i problemi dell'Africa, questa donna ha deciso comunque di scommettere sulla rete. Una scommessa che punta a dimostrare come internet non sia solo una rete di computer, ma una rete di persone che vogliono poter credere in un futuro migliore. For me, the internet is freedom. It's been a way for me to express myself. It's allowed me to cross a lot of boundaries that I would not ordinarily have been able to, especially as a black woman. So it's allowed me to play in a space probably that I wouldn't have been able to. I like the ability to just get on there and learn and share and get a sense of what's in other people's heads, from my bedroom. So if I was to, in one word, the internet for me is freedom.